Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo scialle dragon. Prende il nome proprio da queste, vedete, scalette che sembrano delle scaglie della coda di drago. Infatti in inglese si chiama dragon tail, coda di drago. È uno scialle semplicissimo. Si lavora in ferri di andata e ritorno, sempre a dritto. Infatti è legaccio e quindi double fast. Si può mettere in entrambi i lati. Si inizia dal pezzettino piccolo, man mano si aumenta fino ad arrivare all'ampiezza desiderata. Veramente è molto semplice e veloce da realizzare. Infatti, se volete fare un regalino per Natale, ecco che secondo me questo è perfetto, proprio perché non solo è semplice, ma è anche molto veloce. Per tutte le tecniche che utilizzo durante il video, anche se veramente, come vi ho detto, sono pochissime, vi lascio come sempre qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Chuck Batik di Tessiland. È composto dal 100% acrilico. In 100 grammi ci sono 380 metri e qui consiglia di utilizzare i ferri che vanno dal 3 al 3,5, ma io per avere una tensione abbastanza morbida utilizzerò i ferri del 4,5. Poi abbiamo bisogno di un marcatore ad anello, un marcatore a lucchetto e un contagiri, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Quindi iniziamo avviando 4 maglie. Potete utilizzare il metodo che preferite. Io lo farò col long tail, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi 2, 3 e 4. Adesso lavoro il primo ferro e lavoro un dritto, un gettato, un dritto, un gettato e 2 dritti, 1, 2. Nel secondo ferro invece lavoro tutte le maglie a dritto, quelle gettate le lavoro ritorte, quindi lavoriamo tutto a dritto finché non incontriamo le maglie gettate tipo questa, che allora anziché lavorarle normalmente, se no facciamo un buco, le lavoriamo ritorte, quindi prendendole così da dietro. Aspettate che ve lo faccio rivedere perché ho un altro gettato, ecco, lo prendo così da dietro. Proseguo quindi lavorando i ferri dispari in questa maniera, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato e dritto fino alla fine. E i ferri pari invece li lavoro tutti a dritto, ricordandomi che i gettati vanno lavorati a dritto ritorto. Vado avanti così fino a 11 ferri. Quindi vedete, questo è ritorto, questo è ritorto e l'ultimo è un dritto normale. Appunto vado avanti fino a 11 ferri, quindi ripeto questi 2 ferri. Ho appena finito l'11° ferro e nel 12° lavoro così. Chiudo le prime 6 maglie, chiudendo con il metodo della cavallata, quindi lavoro 1, lavoro 2 e a cavallo chiudendo la prima maglia, poi lavoro a cavallo
chiuso la seconda maglia, lavoro a cavallo, chiusa la terza, lavoro a cavallo, chiusa la quarta, lavoro a cavallo, chiusa la quinta, lavoro a cavallo, chiusa la sesta. Poi cosa faccio? Getto e lavoro 2 maglie assieme e poi getto, lavoro 2 maglie assieme, getto, lavoro 2 maglie assieme, getto, lavoro 2 maglie assieme e poi lavoro normalmente a dritto l'ultima maglia. Ora, per non confondervi, io vi consiglio di fare così. Sul dritto del lavoro appendete un marcatore a lucchetto in modo che sapete che questo è il dritto. Ma un altro metodo è anche questo. Nei ferri dispari, quindi sono arrivata al 12° ferro, adesso posso o azzerare il mio marcatore oppure andare avanti e contare sempre di 12 in 12. Comunque, nei ferri a dritto posso lavorare la prima maglia e poi mettere un marcatore ad anello, in modo che so che da questa parte poi devo iniziare i 2 aumenti. Quindi getto un dritto, getto un dritto e poi vado avanti lavorando a dritto fino alla fine. Questa volta i gettati li lavoriamo normalmente perché vogliamo fare i buchetti. Ok, e poi giro e proseguo come ho sempre fatto, quindi ripetendo praticamente le sequenze di 12 ferri, quindi in tutti i ferri invece pari, tranne che nel 12° chiaramente, lavoro tutto, scusate, tutto a dritto normalmente, tranne i gettati che li lavoro ritorti. Mano a mano che proseguo il lavoro, chiaramente aumentano le maglie che ho sul ferro, quindi è per questo che ho un cavo anche così lungo. Eccoli qua, i gettati li lavoriamo ritorti, 1 e 2, poi passo il mio marcatore e ho finito il ferro. Vedete, qui si formano proprio i buchetti. Quindi per non confondervi, appunto, potete o mettere sul dritto del lavoro il marcatore a lucchetto oppure mettere nella lavorazione un marcatore ad anello, oppure metteteli tutti e due così proprio non vi confondete. Adesso appunto continuo a ripetere i ferri che vanno dall'1 al 12 fino all'ampiezza desiderata. Bene, sono arrivata all'ampiezza per me corretta. Vedete, ho sui ferri tutti questi punti e adesso devo lavorare il mio 12° ferro della sequenza. Ma in questo 12° ferro andrò a chiudere tutte le maglie proprio perché sono arrivata alla fine e le chiuderò con il metodo con cui abbiamo chiuso le altre, quindi con il metodo della cavallata, che è semplicissimo. Comunque ve lo faccio rivedere. Basta lavorare le prime 2 maglie e poi accavallare la prima maglia lavorata sulla seconda e proseguire lavorando una maglia e accavallando la prima sulla seconda
e si va avanti così appunto finché non si sono chiuse tutte le maglie. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è che questa chiusura non tiri il lavoro. Se vedete che è troppo stretta, potete utilizzare dei ferri di misura superiore proprio per chiudere. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato veramente molto semplice. Io con poco meno di 100 grammi, quindi praticamente con un solo gomitolo, ho realizzato il mio dragon. Chiaramente, se voi lo volete fare più grande o più piccolo, vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima! Ciao!